Al momento la situazione nell'orto è colture un pochino più sane. Vado a mettere il tappo di là, magari mettendole giù a ottobre. Qui abbiamo rosse, dorate e bianche. Al momento la situazione nell'orto è questa. Queste qui davanti sono i rimasugli, diciamo, delle vecchie piante che ho tolto in autunno. Questa era una gigantesca zucchina che era andata a seme praticamente. Queste sono le trappole per lumache che funzionano bene anche se sono un po' truci, perché che bella lucertolina. Perché chiaramente muoiono affogate in quanto io metto della birra da discount e vengono attirate e poi muoiono così. E niente, praticamente i teli sono ormai invasi da erbacce perché entrano i semi delle infestanti, entrano dappertutto essendo molto forti. Però lì ho visto questa cosa interessante, curiosa quantomeno, che nei buchi dell'aglio è venuto fuori, secondo me è ancora aglio. Non so se è un aglio selvatico o è qualcosa di avanzo dell'anno scorso. Comunque questo sì, sembra proprio aglio, anche se ovviamente non ha i bulbi. Comunque è tutto pieno. Adesso oggi il mio compito sarà quello di pulire un po' e togliere i teli e poi insomma iniziare la nuova stagione con l'orto pronto anche se vuoto. Allora mi sa che inizio togliendo l'ala sgocciolante da tutte e due le parcelle, quelle che ce l'hanno, e invece l'altra posso tranquillamente lavorarla così. Quindi inizio a togliere i tubi, poi tolgo le stecche per i rampicanti come i fagioli e poi do una pulita di massima e tolgo i teli. Finché riesco rimango fuori dalla terra dove coltivo, così la terra rimane più morbida, non viene schiacciata. I tubi vengono bloccati a terra con dei picchetti e adesso chiaramente li ho tolti per smontare tutti i tubi e il prossimo passo quindi è togliere il telo.
Sono proprio curioso di vedere com'è la terra sotto i teli dopo un anno abbondante. Allora, sembra bella, bella morbida, friabile. Adesso tolgo il grosso e poi chiudo di nuovo. Sì, dall'odore questo è proprio, sembra proprio aglio. Allora, ecco, direi assolutamente aglio. Questo non lo buttiamo a bordo del terreno perché secondo me potrebbe attirare tranquillamente cinghiali con questo profumo. Eh sì, vorrei evitare, visto che quando sono venuti ovviamente hanno scavato, hanno fatto un disastro. È fatto, ora via col secondo. Poi essendo chiuso per tanto tempo, sotto c'è il mondo. Limacce. Queste sono arvicole, qui c'è una lumaca, l'altro c'è lombrichi, questo è un lombrico, buchi di vario tipo, funghi, e insomma c'è vita, ragnetti che corrono, eccoli qua, ragnetti che scappano. Dato che appena ho tirato sui teli la terra qui sotto, che è bella scura, ha iniziato a fumare, perdere umidità, insomma, do una rastrellata e inizio a coprire le prime 2 parcelle, poi procedo con la terza. Rastrello solo per livellare il terreno. Rastrellare mi permette di avere meno ristagni di acqua e quindi colture un pochino più sane, perché alcune non sopportano troppa acqua tutta ferma vicino.
Iniziamo da qui. La prima cosa che faccio è arrotolo il telo dentro un ramo, così. E questo sarà il mio punto di partenza, lo tengo fermo così. Ecco. Poi poggiamo e via, adesso basta srotolarlo. Non mi ricordavo che questo telo era doppio, quindi ho già la misura giusta anche per l'altra parte. Buona. Ho deciso di allungare ogni linea gocciolante, ogni ala gocciolante. E adesso per ogni ala ogni parcella ha una fila che scende giù, gira e risale. Questo l'ho già testato l'anno scorso e a livello di pressione riesce ad arrivare, la sgocciolatura riesce ad arrivare anche qui. Mi piacerebbe tirare anche una riga in mezzo, quindi per andare in fondo e avere 3 alle gocciolanti per ogni parcella. Chiaramente non so se la pressione regge altri 6 metri, 6-7 metri più 2 angoli, e farò una prova. Se non funziona ritorno indietro e tappo di nuovo lì. Però se funziona riesco ad irrigare meglio tutta la parcella perché è larga quasi 1 metro e chiaramente solo le 2 laterali mi lasciano un pochino secco il pezzo in mezzo. Quindi attacco questa a questa qui, alla coda, diciamo, alla parte finale, e poi unisco un altro pezzo di 6 metri. Questa mi serve per l'altra parcella, quella di là, così le faccio tutte e 2 uguali e se dovesse funzionare non ho più niente da modificare. Ok, ho creato i 2 pezzi, adesso vado a tagliare questa.
stappare però questa qui. Vediamo se riesco. Sì. E voilà. E questa è fatta. Adesso è un po' storta, ma poi la bloccherò con i picchetti. Vado a mettere il tappo di là. Ok, allora questa via ha 3 linee di irrigazione. Qui ho tappato e quindi dovremmo esserci. Bisogna sperare che la pressione sia sufficiente. Ora procedo invece con questa. Il lavoro qui nell'orto è finito per oggi, quindi sono riuscito a mettere a posto tutta quell'ala lì, la parcella più a monte, con un pezzettino di ala gocciolante in più e la rete per i rampicanti. Poi ho fatto questa, esattamente identica, solo che non c'è la rete per i rampicanti. E infine l'ultima parcella, che è questa qua, è senza irrigazione, ma anche l'anno scorso era così. E su questa senza irrigazione ci metto le colture che hanno meno bisogno di acqua oppure che temono i ristagni d'acqua, come possono essere le cipolle o l'aglio. Quindi il grosso è fatto. A questo punto chiudo l'orto e non ci resta che piantare qualcosa tra poco. Magari aglio e cipolla potrei già metterle, e invece le piantine e i trapianti aspetto ancora un pochino perché qui il meteo è ancora ballerino, diciamo. È primavera quasi, ma non ancora a livello di temperature, ecco. Bene, allora pulisco le ultime cose e qui ho finito. Sono stato alla fiera di San Giuseppe e ho comprato l'aglio da semina, lo scalogno e cipolle miste, rosse, bianche e dorate. È la prima volta che le trovo in una busta così. Adesso niente, siamo circa a metà marzo
inizio la semina. Questo tipo di coltura si potrebbe piantare anche l'anno precedente, magari mettendole giù a ottobre-novembre, e adesso probabilmente avrei già delle piantine di 5-6 cm. Però non ho fretta, l'anno scorso le ho piantate in questo periodo, è andata bene, sono venuti fuori diciamo delle cipolle, dell'aglio veramente spettacolari, e quindi ripeto esattamente la stessa procedura. Li cambio di posto, in modo tale che eventuali sostanze nutritive che erano state sottratte magari non hanno, diciamo, bisogno, tra colture differenti non hanno bisogno delle stesse sostanze. Metto giù un po' di più rispetto all'anno scorso, però faccio i buchi più piccoli. Delle 3 aiuole, questa è l'unica senza irrigazione automatica, e per questa ragione pianto proprio qui aglio e cipolle, che non vogliono tanta acqua e non sopportano i ristagni e la forte umidità. Qualcuno sta già germogliando. La differenza principale tra l'aglio da semina e l'aglio che si compra al supermercato è che questo non dovrebbe avere sopra nessuna sostanza chimica. In particolare non dovrebbe avere l'antigerminante, che invece c'è su quelli del supermercato. È il momento di piantare lo scalogno. Allora, adesso li conto, perché di aglio pensavo di averne una cinquantina, invece erano solo 40. E vediamo in questo sacchetto quanto scalogno c'è. Mi metto a contarlo. Sono una cinquantina, forse un paio di più. Perfetto, ne volevo piantare proprio 50, ma volevo contarli prima di fare i buchi. Niente, inizio. Ok, dunque, questo sacchetto di cipolle aveva dentro delle cipolle miste, quindi le sto dividendo, così faccio delle file tutte uguali: cipolla rossa, cipolla bianca
e la cipolla dorata. Non riesco a capire se c'è anche qualcosa di diverso in più, però sembrerebbe di no. Adesso comincio a prendere 16 di queste. 1, 2, 3, scelgo i più grandi. 4, 15. Ok. Quindi abbiamo rosse, dorate e bianche. Dunque 1, 2, 3, 4, 5 file, per cui ne ho altre 32.